Salute finanziaria dell'impresa. Monitorare gli indicatori. Parte 1. Nei capitoli precedenti di questo trattato abbiamo affrontato le diverse fasi del processo di risanamento finanziario di un'azienda. Abbiamo iniziato individuando i segnali che possono far emergere criticità nella gestione finanziaria, per poi analizzare in profondità le cause sottostanti a tali problematiche. Successivamente, ci siamo focalizzati sulla valutazione dell'impatto concreto di queste difficoltà sulla operatività e sulle prospettive aziendali, definendo possibili strategie di intervento mirate a ristabilire l'equilibrio dei conti. Infine, abbiamo approfondito le azioni necessarie per migliorare strutturalmente i processi di gestione finanziaria, al fine di prevenire il ripresentarsi di criticità in futuro. Questo sesto capitolo rappresenta un tassello fondamentale nel mosaico del risanamento aziendale, in quanto affronta un tema cruciale: il monitoraggio continuo degli indicatori finanziari chiave. Dopo aver implementato le contromisure identificate nei capitoli precedenti, infatti, è essenziale verificarne costantemente l'efficacia, per assicurarsi che stiano effettivamente conducendo ai risultati sperati. Solo attraverso un controllo puntuale e regolare dei parametri di performance è possibile valutare se l'azienda sta imboccando la strada giusta verso il riequilibrio dei conti o se, al contrario, sono necessari interventi correttivi per ricalibrare la rotta. Nelle prossime pagine, dunque, approfondiremo le modalità con cui impostare questo monitoraggio, partendo dalla pianificazione di report periodici che consentano un confronto sistematico tra obiettivi e risultati conseguiti. Vedremo come analizzare gli scostamenti e interpretarne le cause, come valutare l'impatto concreto delle azioni intraprese e come pianificare eventuali misure di aggiustamento. L'obiettivo è fornire una guida pratica per implementare un sistema di controllo efficace, che permetta di mantenere sempre il polso della situazione finanziaria aziendale e di intervenire tempestivamente qualora emergano segnali di criticità. In sintesi, questo capitolo completa il quadro del processo di risanamento delineato nel trattato, focalizzandosi su un'attività tanto delicata quanto determinante per il suo successo: il costante monitoraggio dei progressi compiuti. Solo attraverso questa supervisione attenta e proattiva, infatti, è possibile assicurare che l'azienda consolidi i risultati raggiunti e prosegua in modo spedito verso il ritorno a una piena solidità finanziaria. L'importanza del monitoraggio continuo. Una volta identificate e messe in atto le contromisure necessarie per affrontare i problemi finanziari dell'azienda, è assolutamente cruciale monitorarne con attenzione l'impatto nel tempo. Questo passaggio è spesso sottovalutato, ma riveste un'importanza fondamentale per garantire il successo del processo di risanamento. Infatti, solo attraverso un controllo costante e rigoroso degli indicatori chiave di performance è possibile valutare in modo oggettivo l'efficacia delle azioni intraprese e verificare se stiano effettivamente conducendo ai risultati sperati. Questo monitoraggio deve essere svolto con regolarità e precisione, analizzando nel dettaglio l'andamento di metriche finanziarie quali liquidità, redditività, indebitamento e flussi di cassa. Qualsiasi scostamento rispetto agli obiettivi prefissati deve essere prontamente individuato e analizzato nelle sue cause, in modo da poter intervenire tempestivamente con eventuali azioni correttive. Non bisogna infatti dimenticare che il percorso di risanamento è spesso lungo e complesso, costellato di ostacoli e imprevisti che possono far deviare l'azienda dalla rotta tracciata. Senza un monitoraggio puntuale, si rischia di accorgersi troppo tardi di eventuali problematiche e di trovarsi in una situazione ancora più critica di quella di partenza. Al contrario, un controllo costante consente di avere sempre il polso della situazione, di individuare rapidamente eventuali criticità e di apportare con tempestività le modifiche necessarie alla strategia di risanamento. Solo così è possibile massimizzare le probabilità di raggiungere gli obiettivi prefissati nei tempi previsti e di riportare l'azienda sulla strada della solidità finanziaria. In sintesi, il monitoraggio continuo rappresenta una componente imprescindibile di qualsiasi processo di risanamento aziendale.
Trascurare questo aspetto significa mettere a repentaglio il successo dell'intero percorso e vanificare gli sforzi compiuti per identificare e implementare le contromisure necessarie. Al contrario, dedicare il giusto tempo e le giuste risorse a questa attività di controllo è un investimento che ripaga ampiamente, consentendo di mantenere sempre la barra dritta verso il ritorno alla piena salute finanziaria. Nella prossima parte del capitolo, Salute finanziaria dell'impresa, monitorare gli indicatori, parte 2, approfondiremo il tema della pianificazione dei report finanziari periodici, strumenti essenziali per un monitoraggio efficace delle performance aziendali. Vedremo come strutturare questi report, quali indicatori includere e con quale frequenza condividerli con il management per garantire un controllo costante della situazione finanziaria.